Oggi in anteprima italiana vi recensirò la nuova bici elettrica Fido D4S. Ma dov'è? Semplice! Ci sono seduto sopra! Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Ho sempre amato le bici della Fido, compatte, piccole e trasportabili, cioè guardate! Parla da solo! Si tratta di bici elettriche pieghevoli perfette per essere portate in gita, in viaggio, in auto, anche in camper tranquillamente senza bisogno di dover montare dei supporti al nostro veicolo. E in cosa si differenzia questa nuova versione D4S? Beh, per scoprirlo andiamo ad unboxarla insieme, diamole un'occhiata, poi la proveremo su strada. Ma ora bando alle ciance, taglierino alla mano, iniziamo subito! Allora ragazzi, intanto che io cerco di capire come aprirla, questa D4S viene spedita al momento dai magazzini europei di Banggood. Banggood è il rivenditore ufficiale della Fido, almeno in questo momento, e quindi le consegne sono molto rapide. Una volta evasa arriva a casa vostra in 5-7 giorni lavorativi. Ci tenevo davvero molto ad aprirla con voi, anche perché ormai è un rito queste recensioni di bici elettriche divise in due parti. La prima di unboxing e analisi, la seconda di prova su strada. La bici arriva così, guardate com'è piccola una volta che è piegata su se stessa, ci sono un po' di polistiroli vari e cartoni da rimuovere, ma è molto interessante. Allora, innanzitutto abbiamo il catarifrangente posteriore da montare poi al sellino. Ovviamente i due pedali, come vedete, sono dentellinati in modo da avere maggior grip sulla nostra scarpa. In quest'altra piccola confezione abbiamo i vari accessori, tra cui un cacciavite, un adattatore che fortunatamente non ci servirà in quanto il suo caricabatterie viene già fornito con presa italiana. Questa è una cosa davvero fantastica. Caricabatterie classico delle Fido, di tutte le Fido, da 2 ampere. E infine abbiamo tutta una serie di chiavi e anche chiavini esagonali. Abbiamo anche questo inutile manuale di istruzioni di 3 pagine, assolutamente superfluo. Sono sempre molto curioso di scoprire i sellini delle mie biciclette, perché il sellino è la parte fondamentale dove appoggio il mio popò, quindi se è comodo e contenitivo come questo, guardate quanto è bello grande, e anche meglio. Sì, direi che questo è davvero un bel sellino, molto ben sagomato, marchiato Fido. A differenza di quello della Fido M1, l'ultima bici elettrica che vi ho recensito, è molto più comodo sicuramente, in quanto questa non è una mountain bike, né tantomeno una fat bike, ma una bici elettrica da città. Tiriamola subito fuori. È leggerissima, la posso tirare su con un braccio, quasi. Ed eccola qui, una volta tirata fuori dalla scatola e piegata su se stessa, andiamo ad aprirla molto semplicemente. Andiamo poi a chiudere il blocco. Ecco fatto. Un particolare: il cavalletto è stato completamente rivisto su questa Fido D4S, è più centrale, più lungo e anche regolabile volendo, quindi un gran bel cavalletto che tiene praticamente quasi centrale. Procediamo ora andando a sollevare il nostro bel manubrio, anch'esso pieghevole. Blocchiamolo, volendo poi potete andare a stringere le varie vitarelle dei fermi in modo da avere un bloccaggio più sicuro della bicicletta. Andiamo ora a regolare la staffa del manubrio, semplicemente roteandola in base alle nostre preferenze. Abbiamo, come vedete, un bel cambio Shimano a 6 velocità e anche un computer di bordo esattamente identico a quello della Fido M1. Opla. Non manca ovviamente il clacson e anche il faro LED anteriore, che a proposito non ho ancora regolato, ma basta sollevarlo un po' e magari bloccare poi
la vite, il fascio è bello luminoso. E direi che la bici ora è praticamente pronta alla pedalata. Quanto ci ho messo? 5 minuti, davvero davvero un ottimo sistema di imballaggio. Non dovrete montare assolutamente nessuna ruota. Ok, forse stavo dimenticando di avvitare i pedali. Mi raccomando, una volta avvitati andate a bloccarli, a serrarli per bene utilizzando la chiave inglese in dotazione. Ecco fatto. E arrivati a questo punto direi che posso parlarvi delle sue specifiche tecniche, anche se qualcosa ve l'ho già accennata. Nasce come bici cittadina e il suo aspetto peculiare rispetto alle altre Fido è sicuramente quello delle ruote, i cerchi da 20 pollici con i raggi, perfette per attutire le buche delle nostre strade. Loro non sono perfette. Sistema frenante composto dal doppio freno a disco sia all'anteriore che al posteriore qui dietro. Il cambio è un ottimo e collaudato Shimano a 6 velocità, 6 rapporti, come preferite. Il telaio invece è interamente in alluminio. Ora un particolare sul cavalletto di cui vi ho parlato poco fa, molto grande e regolabile, diverso rispetto alle altre Fido. Invece per quanto riguarda il motore posto nella ruota posteriore troviamo un'unità da 250 watt, in grado di spingere questa bici elettrica fino ai 25 km/h di velocità massima, ma la Fido mi ha scritto tra le note in piccolo che può essere sbloccata per raggiungere i 30 km/h di velocità massima. La batteria invece è interna, purtroppo non removibile, almeno da quanto ho visto, da 10.4 ampere 36 volt. Garantisce, da quanto dichiarato dal costruttore, fino a 80 km di autonomia con una carica. Potrete impostare 3 livelli di intensità per l'assistenza alla pedalata assistita premendo questo tastino 1, 2 e 3. Il display, identico alla Fido M1, ci restituisce anche la velocità massima, il trip parziale e anche i chilometri totali percorsi, oltre allo stato della batteria. Non manca nemmeno l'acceleratore che spinge la nostra bici elettrica fino ai 24 km/h di velocità massima. Ora provo subito a sbloccarla con il metodo della Fido M1 che trovate linkato nella scheda qui in alto a destra, ovvero acceleratore tirato al massimo, teniamo premuto anche il freno di sinistra e accendiamo il computer di bordo che ci restituirà l'errore è 004. Rilasciamo tutto. Prima, ve lo ricordo, si era fermata a 24 km/h, ora invece arriviamo a ben 35 km/h con un'accelerazione molto più elevata rispetto a prima. Guardate, un piccolo difetto, anzi una mancanza che posso segnalare per quanto riguarda questa bici spiccatamente cittadina è l'assenza di parafanghi in dotazione di base, anche se comunque abbiamo, come vedete, gli attacchi per collegare, attaccare, comunque aggiungere dei parafanghi universali. È un difetto, non difetto facilmente aggirabile, ma se la Fido li avesse già inseriti nella confezione al momento dell'acquisto non sarebbe stato male. Una linea molto snella e filante, sicuramente agile nella giungla e nel traffico cittadino. Segnalo la mancanza di ammortizzatori anteriori e posteriori, bisogna vedere le gomme, i cerchi da 20 pollici come riescono ad attutire le buche delle nostre strade cittadine, ma per questo dovremo attendere anche io dovremo quindi attendere la prova su strada. Il carico massimo sopportabile da questa Fido D4S è pari a 120 kg. Io al momento ne peso 83, forse 84, mi sembra abbastanza comoda, comunque vediamo come ci stiamo sopra. Dai, direi davvero niente male, la seduta è comoda, il sedilino è all'incirca sulla metà della sua altezza massima. Io ve lo ricordo, sono alto 1,80 m, 81 credo, comunque la gamba si stende bene, quindi mi sembra una bici molto interessante da provare
su strada in città. La Fido D4S è disponibile in due colorazioni. Questa nera, che a me piace particolarmente, non è proprio nero, è più un grigio ardesia, e anche bianca, molto carina anche lei. Ho posseduto una Fido, forse la D2S, sì, la D2S bianca, e non era niente male. Vi ricordo che Fido è un produttore cinese con sede a Shenzhen, si pronuncia così? Spero di sì. È una compagnia, una ditta che produce esclusivamente bici elettriche al momento, specializzata quindi, che a mio parere non ha nulla da invidiare a marchi europei, anzi ho visto spesso delle Fido prese completamente di sana pianta, portate in Europa, rimarchiate e vendute al triplo del prezzo. Ok, ora parliamo appunto di prezzo. Quanto costa questa D4S della Fido? Nemmeno tanto. Stiamo parlando pur sempre di una bici elettrica in grado, come avete visto, di raggiungere i 35 km/h per 80 km di autonomia dichiarati, ma questi li vedremo poi sulla prova su strada nella seconda parte di questa recensione, con ruote da 20 pollici che non sono così facili da trovare su bici elettriche e secondo me sono molto comode in città, doppio freno a disco, faro LED, computer di bordo, cambio Shimano, e il suo prezzo di lancio si aggira attorno ai 600-650 euro su Banggood, che vi ricordo essere lo store di distribuzione ufficiale della Fido. E questo prezzo si riferisce, nel momento in cui sto registrando questo video, ai magazzini europei. Secondo me è già un buon prezzo che scenderà ancora, magari nel momento in cui caricherò proprio il video, con un bel coupon. Non so di quanto possa scendere, comunque io cercherò di richiedere coupon e ve li lascerò sia qui in descrizione video, ma li troverete anche aggiornati sul nostro canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals, linkato qui sotto in descrizione video, insieme al gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi per non perdervi offerte, post e altre robe. Ora, voi cosa ne pensate di questa bella Fido D4S? Vi piace? Non vi piace? La comprereste oppure no? Avete già comprato altre Fido in passato? Avete dubbi o domande? Beh, di tutto questo possiamo parlare insieme qui sotto nei commenti. Mi raccomando, chiedete quello che volete, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se questo video vi è piaciuto e volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono totalmente gratuiti per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E questo direi che è davvero tutto. Sono davvero curioso di provare su strada questa D4S, anzi vado subito a pedalare e noi ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!